Aggiornamento di calciomercato Inter, ultimissime news sui vari nomi in entrata e in uscita di cui si sta parlando in queste settimane. Il mercato dell'Inter, come avrete letto dalla copertina di questo episodio, è rovente. Questa settimana in particolare ci ha portato delle novità importanti su diversi nomi, uno su tutti, quello di Romelu Lukaku, e la prossima si preannuncia altrettanto rovente, sia dalle temperature, visto che siamo ormai in piena estate anche a livello di temperature, sia per il calciomercato. In questo episodio quindi andiamo a parlare dei principali nomi sul mercato in entrata e in uscita, dicevamo, dell'Inter. Ci aspettiamo aggiornamenti nel giro di pochissimo, sia per alcuni acquisti che per alcune cessioni, anche perché vi ricorderete che Beppe Marotta pochi giorni fa aveva annunciato di voler di fatto concludere il grosso del mercato entro il 30 giugno. Quindi di fatto entro l'inizio del ritiro di luglio dell'Inter. Quindi ci aspettiamo tante novità nel giro di questi giorni. In questo contenuto andiamo a fare un punto della situazione. Vi preannuncio già, tra le altre cose, che di molti dei nomi di cui andrò sinteticamente a darvi le ultime news in questo episodio, abbiamo nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, dedicato dei contenuti singoli e specifici. Quindi se mi stai seguendo in podcast li trovi comunque sui nostri canali, se mi stai guardando su YouTube, man mano che parlerò dei vari nomi, nelle schede ti lascio l'approfondimento singolo, così se ti interessa puoi andare a cliccare e guardare anche quello. Cominciamo subito quindi, prima però vi ricordo come sempre un mi piace al contenuto se vi può piacere, e un'iscrizione al canale, così non vi perdete anche tutti i prossimi e ci aiutate a crescere sempre più. Allora, cominciamo da Romelu Lukaku. Vi dicevo, è il nome forse principale del mercato interista, sicuramente del mercato interista in entrata, e potrebbe addirittura essere il giocatore di cui arriveranno novità molto importanti, per non dire ufficiali, nel giro di veramente pochi giorni. Tra oggi e domani, diciamo nelle prossime ore, in generale è atteso l'ultimo contatto decisivo fra l'Inter e il Chelsea. La distanza fra le parti è veramente minima, l'accordo per il prestito oneroso c'è. Resta da limare la distanza fra l'offerta dell'Inter e la richiesta del Chelsea. Il Chelsea era partito sparando molto alto, chiedendo circa 20-25 milioni, che è la quota di ammortamento annuo che il Chelsea ha nel suo bilancio per Romelu Lukaku. L'Inter invece, al contrario, era partita molto bassa, offrendo 4-5 milioni di euro. Ci si è andati incontro reciprocamente, perché di fatto questo affare conviene ad entrambi, e infatti la cifra di cui si parla è di circa 10-12 milioni di euro. Si dovrebbe chiudere intorno a queste cifre, con un ingaggio che Lukaku ha già assicurato ai dirigenti dell'Inter essere disposto a dimezzarsi. Quindi ci aspettiamo che come ingaggio netto Lukaku vada a percepire, diciamo, tra i 7,5 e gli 8 milioni circa. Poi quello lo vedremo appunto prossimamente. E cosa molto interessante da specificare, Lukaku in queste ore viene descritto da molte fonti, da molti anche quotidiani, come molto, molto voglioso di tornare, di scucire lo scudetto dal petto del Milan, e avrebbe già sentito tanti compagni entusiasti di poterlo riavere al loro fianco. Quindi non vediamo l'ora, almeno io personalmente non vedo l'ora, nel caso di rivedere Lukaku e di rivederlo segnare con la nostra maglia. Con chi potrebbe giocare in campo Romelu Lukaku? Sicuramente con Lautaro Martinez, ma anche con Paulo Dybala. Paulo Dybala, vado molto veloce perché ne stiamo parlando da un bel po'. A breve finirà le ferie, che peraltro sta trascorrendo con Correa. Non so se lo seguite su Instagram, ma spesso mettono foto e video insieme con le rispettive fidanzate. Alla fine di queste ferie dovrebbe finalmente arrivare la chiusura dell'affare con l'Inter, anche se la distanza da limare in questo caso è un pochino più, secondo me, complicata e un po' più ampia rispetto a quella per Lukaku, perché da una parte c'è una piccola distanza ancora tra l'offerta dell'Inter e la richiesta di Dybala a livello di ingaggio, dall'altra ci sono, a quanto pare, qualcuno dice anche delle divergenze sulla commissione che andrebbe ad incassare il suo agente Jorge Antun. E qui voglio aprire e chiudere una parentesi, non è un discorso legato prevalentemente ad Antun, ma in generale. Trovo veramente assurdo e negativo per il mondo del calcio che all'interno di una trattativa per il passaggio di un giocatore o da una squadra all'altra o da svincolato ad una squadra, come nel caso di Dybala, il peso delle commissioni al procuratore sia così importante. E intendiamoci, capisco che lo debba essere almeno in queste condizioni.
trovo assurdo che le cifre che vengono date ai procuratori siano diventate talmente alte da diventare materia di discussione così importante e così ampia all'interno delle trattative. È secondo me assurdo, bisognerebbe trovare un accordo magari anche solo formale tra i club per mettersi d'accordo e non andare oltre certe cifre. Qualche club lo sta già facendo in autonomia, vedi per esempio il Milan, ma anche la Fiorentina e tanti altri. Sarei contento se lo facessero tutti, perché sinceramente stiamo veramente sforando, secondo me, ogni tipo di limite. Comunque, vedremo, nel giro di qualche giorno arriveranno novità anche su Paulo Dybala. Spostiamoci sulle uscite. Milan Skriniar, lo sappiamo, è il nome più caldo da questo punto di vista. L'Inter sta ancora aspettando il famoso rilancio del Paris Saint-Germain che per il momento ha offerto solamente circa 50 milioni di euro più una contropartita tecnica da pescare dall'elenco dei giocatori che sono di fatto in uscita dal PSG. Ci sono giocatori come Julian Draxler, l'abbiamo già citato negli scorsi contenuti. L'Inter ha fatto sapere che se deve far partire Skriniar lo fa partire, 1 per offerte pesantissime e 2 senza contropartite, quindi solo cash. Molte fonti convergono nel dire che il rilancio del PSG, soddisfacendo questi requisiti, è atteso e potrebbe arrivare, però al momento non c'è ancora, quindi vediamo cosa accadrà. Dal punto di vista di Skriniar, il PSG avrebbe offerto un ingaggio triplicato rispetto a quello di oggi, quindi capite che la lotta non è assolutamente ad armi pari, Inter o non Inter che sia, al di là di tutto. E anche qui voglio aprire e chiudere una parentesi. Qualche tempo fa sono usciti i numeri del bilancio del Paris Saint-Germain, un bilancio che, per darvi un orizzonte, ora non voglio approfondire in questo contenuto, ma per darvi un orizzonte, già oggi, già attualmente, il bilancio del PSG sfora i limiti che il nuovo fair play finanziario porrà a partire dai prossimi mesi, i limiti quelli più gestibili, diciamo. Sapete che c'è questa questione del rapporto fra il fatturato e il costo rosa, che il primo anno sarà non si potrà superare il 90%, poi l'80% e poi il 70%. Oggi il Paris Saint-Germain, se non ricordo male, è sopra il 100% di questo rapporto e quindi mi fa molto sorridere che possa permettersi in queste condizioni, con un monte ingaggi veramente esorbitante, di trattare giocatori come Skriniar. In queste ore è uscito anche il nome di Renato Sanchez, che pare che rubino, tra virgolette, al Milan. Hanno comprato, se non erro, Vitinha dal Porto per una cifra allucinante. Loro fanno quello che vogliono, gli altri evidentemente no, e anche qui ci sarebbe qualcosa da ridire, secondo me. Denzel Dumfries, altro nome in uscita, tra virgolette, nel senso che ci sono tanti club interessati a Dumfries, però l'Inter comunque è disponibile ad ascoltare eventuali proposte, come per tutti i giocatori o quasi, ma anche per Dumfries chiede eventualmente una cifra importante. Marotta pare che lo valuti intorno ai 40 milioni di euro, qualcuno dice addirittura di più, quindi considerato che è stato pagato l'anno scorso circa 12 milioni e mezzo, sarebbe un ottimo incasso e un'ottima plusvalenza. Vi segnalo una novità importante, però questa mattina il Corriere dello Sport diceva che Inzaghi avrebbe inserito Dumfries tra gli incedibili della rosa, che per il mister sono pochissimi, fra questi c'è appunto Denzel Dumfries. Il discorso è questo, il ragionamento che secondo me fa Inzaghi è: se già perdo Skriniar, cosa non assolutamente certa, ma possibile, vorrei evitare di privarmi anche di Dumfries, che va con Skriniar a comporre il binario della fascia destra e dovermi quindi ritrovare a rivoluzionare completamente un'intera corsia, cosa che per qualche tempo, se vi ricordate, è cosa molto recente, abbiamo rischiato di dover fare dall'altra parte, avendo perso Perisic e avendo incassato l'interesse del Tottenham su Bastoni. Attualmente su Bastoni tutto tace e quindi il discorso si è spostato dall'altra parte. Io dico questo, secondo me le strade sono due in questo caso: o si vende Skriniar e quindi si fa un incasso molto importante e quello basta, considerato poi tutti gli altri esuberi. Attualmente o in alternativa si fa la coppia De Vrij-Dumfries, che sommati, se si riescono a vendere delle cifre importanti, si avvicinano più o meno a quella della cessione di un big. Io dubito che l'Inter vada a cedere Skriniar e Dumfries insieme, superando quota 100 milioni di incassi, a cui vanno aggiunti anche quelli degli esuberi. Sarebbe paradossalmente troppo, se vogliamo metterla così, quindi non credo che questo accada, ma lo vedremo. Vado veloce, ultimi 3 nomi. Il primo, Gleison Bremer, continua a spingere, vuole l'Inter. Tante fonti convergono nel dire che di fatto ha rifiutato tutte le altre proposte anche dall'estero. Ieri ha parlato ai microfoni di ESPN,
praticamente facendo capire che la prossima stagione non sarà più al Torino. L'accordo con l'Inter c'è da mesi, l'accordo economico fra il giocatore e il club. Resta da trovare l'accordo con il Torino. Qui ogni giorno che passa Cairo alza di qualche milione la valutazione di Bremer. L'ultima cifra di cui si parla sta fra i 40 e i 50 milioni di euro. Una cifra che mi sembra un filino esagerata. Non credo proprio che l'Inter arriverà a spingersi fino a quel livello. A quanto pare si tratta su una cifra intorno ai 30 milioni di euro e una contropartita tecnica. Al Torino e a Juric piace Pinamonti, ci sono tanti nomi, si era fatto anche quello di Di Marco che però l'Inter non vuole cedere, e mi auguro che si trovi una quadra, perché la questione Bremer sta andando avanti davvero a lungo e non vorrei che alla lunga qualcosa possa cambiare. Ultimi due nomi, Christian Aslani. In settimana gli agenti di Aslani sono venuti in sede all'Inter e hanno di fatto ufficializzato il fatto che si sia trovato un accordo appunto fra l'Inter e l'Empoli. 4 milioni per il prestito oneroso, che di fatto sono i soldi che l'Inter ha incassato dal Monza per la cessione di Gregorio, 10 di obbligo di riscatto più bonus. Tra l'altro vi segnalo che in queste ore è emersa questa curiosità riguardo a uno dei bonus inseriti nel contratto di Aslani, che a quanto pare scatterebbe al raggiungimento delle 100 presenze in maglia Inter di Aslani. E questo secondo me è un bonus molto curioso, perché ci dimostra quanto l'Inter creda su questo giocatore. Peraltro anche il suo procuratore in uscita appunto dalla sede dell'Inter negli scorsi giorni ha espresso parole molto positive sull'Inter, e quindi sono molto curioso e molto contento di vedere Aslani, perché secondo me sarà un giocatore che ci metterà qualità e tecnica, questo sì, ma anche tanta voglia e tanto orgoglio di vestire la maglia nerazzurra, e questo secondo me sta alla base di tutto. In chiusura, ultimo nome, Raul Bellanova, giocatore che l'Inter continua a seguire. Negli ultimi giorni pare però aver chiesto un cambio di formula al Cagliari. I milioni di cui si parla sono sempre circa 8, più eventualmente 1 o 2 di bonus, però l'Inter a questo punto avrebbe chiesto un prestito con obbligo di riscatto. A quanto pare il fatto che la cifra più grande da spendere sia rimandata all'anno prossimo è un qualcosa di vantaggioso per i conteggi che l'Inter sta facendo. Quindi praticamente è la stessa formula che si è trovata con l'Empoli per Aslani. Vedremo nel caso in cui parta Dumfries, lo dicevo già qualche episodio fa. Io dubito che l'Inter si presenti con Bellanova titolare, quindi o la valutazione è molto importante su Darmian, e quindi il titolare lo farà lui, e allora bisognerà trovare un esterno di riserva a Gosens, altrimenti arriverà qualcun altro. Non credo francamente che l'Inter si giochi lo scudetto e le varie partite di Champions League con Bellanova titolare, con tutto il rispetto per Bellanova, non perché sia scarso, ma perché comunque è un giocatore molto giovane e deve ancora essere misurato a questi livelli. Questi ragazzi erano gli ultimissimi aggiornamenti dell'ultimo minuto sulle notizie di calciomercato Inter. Chiudiamo la settimana appunto con questo contenuto. Oggi è domenica, quindi poi domani apriremo con tutti i prossimi approfondimenti. Io vi ricordo un mi piace al contenuto se vi è piaciuto e un'iscrizione al canale. Vi invito a farmi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi nomi, quale acquisto attendete di più fra tutti quelli di cui abbiamo parlato. Vi ricordo poi, se volete sostenere il nostro progetto, potete farlo andando su www.passioneinter.club. Ve lo ricordiamo sempre, il nostro club di Passione Inter, in cui vi aspettiamo a braccia aperte. Ed infine, se mi stai ascoltando da podcast, in descrizione ti lascio il link per il contenuto di ieri che ha curato il nostro Alessio Murgida, in cui ci ha messo in campo letteralmente le due possibili configurazioni della nuova difesa dell'Inter di Simone Inzaghi. È molto interessante, ci sono varie variabili da dover analizzare. Il nostro Alessio l'ha fatto per noi. Se invece mi stai seguendo su YouTube, qui alla mia destra ti comparirà come sempre il link, clicca e fammi sapere cosa ne pensi.